Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Iniziamo subito oggi? Che c'è adesso? Che c'è? Ho iniziato da un minuto. Questo non l'avete visto mai, lui è Fifone. No, non è un aggettivo, è proprio il nome, si chiama Fifone. Però chissà perché l'abbiamo chiamato così, vero? Ecco, già inizia a scalciare. Sì, scusate. Giù. Dicevamo, siamo arrivati alla tanto annunciata storia di uno dei dispositivi che ha scritto la storia dell'informatica, ovvero il Commodore 64, l'home computer a 8 bit, se vogliamo, più famoso della storia, con una posizione stabile nel Guinness World Record come singolo modello di computer più venduto di tutti i tempi, e per un certo periodo degli anni 80 ha detenuto da solo tra il 30 e il 40% del mercato in Nord America. E non era un mercatino poco competitivo, perché in quel momento c'erano l'IBM, c'era la Apple, c'era anche l'Atari e la Texas Instruments. Arrivò ovviamente anche in Europa, dove ebbe l'epico scontro nel Regno Unito con lo ZX Spectrum. Premessa: visto che si potrebbe basare un intero canale sul Commodore, non un video, un canale intero, oggi per forza di cose dovrò tralasciare alcuni argomenti. Uno di questi è proprio quella bellissima battaglia che ci fu con lo ZX Spectrum. Forse la porterò più avanti in un altro video. In questo ve l'accenno e basta, perché se no stiamo qui un'ora e mezza, due a parlare soltanto di quella. Invece oggi vorrei soffermarmi un po' di più sia su di lui. Sì, lo so già che i puristi l'hanno visto, questo non è il biscottone che tutti conosciamo, il Commodore 64, ma è la sua revisione, il 64C. Ma dicevo, non ci concentreremo soltanto sulla macchina Commodore 64, ma in generale su tutti gli attori che hanno coinvolto la sua creazione e la nascita di questa nuova categoria di home computer, perché la Commodore creò proprio un nuovo modo di ragionare, un nuovo modo di rivolgersi ai consumatori. Quindi ragazzuoli, preparatevi, mettetevi comodi, perché in questo video andremo a scomodare vecchissime memorie, ci saranno tanti attori, tante ditte, tante guerre e tanta informatica, perché porca di quella miseria, oggi finalmente c'ho tra le mani un dispositivo elettronico che in parte era volto anche a noi nerd, a noi smanettoni nelle soffitte. Non smanettoni per quello che pensate voi, smanettoni in senso informatico. Pervertete. Bene, sperando non ci siano altre interruzioni feline nel mezzo, iniziamo con questa storia di cui ho paura io stesso di parlarvi, perché non ero presente in quegli anni, mannaggia a me, quando sono nato nel 1985. Non possiamo parlare del Commodore 64 senza introdurre prima, capire come è nata la Commodore International Corporation. E per fare questo dobbiamo tornare indietro di qualche annetto anche rispetto agli anni 80, perché la nostra storia inizia nel 1939 ad Auschwitz. Sì, perché è lì che fu portato Jack Tramiel. La pronuncia esatta sarebbe Tramiel, però siccome non voglio diventare scemo con la muta eccetera per tutto il video, lo chiamerò Jack Tramiel, ok? Abbiate pazienza, perché sennò divento scemo. Il nome è stato cambiato in Chi è adesso? Mi scusi, devo fare una storia che già sarà lunga de suo. Potrebbe schiappettare da un'altra parte? Bravo. No, le luci no. Oggi sarà dura. Dicevo, questo è il nome che cambiò poi negli anni a seguire. Il suo nome originale polacco era Idek Trzmiel. Avete capito, lasciamo perdere. Comunque si chiamava così. E purtroppo era nato in una famiglia ebrea. Proprio nel 1939 venne deportato ad Auschwitz con i genitori, luogo dove purtroppo rimase e morì la madre, mentre lui e suo padre vennero portati vicino a Hannover in un campo di lavori forzati. Lì perse anche suo padre, ma per fortuna lui riuscì a sopravvivere, perché nel 1945 quel campo fu liberato dall'esercito americano e, non avendo più una famiglia, Tramiel decise di lasciare la Polonia e andare a vivere nel 1947 negli Stati Uniti, cambiando quindi nome e arruolandosi anche nell'esercito dove iniziò ad imparare come venivano riparati i vari equipaggiamenti, ma
anche le macchine da scrivere, e fu proprio tramite questa esperienza che, una volta uscito all'esercito nel 1950, lavorando in una ditta di riparazione di macchine da scrivere a New York, fece la conoscenza di Manfred Kapp, e proprio insieme a lui nel 1953 decisero di creare la loro stessa ditta di riparazione di macchine da scrivere, chiamata Commodore Portable Typewriter. Una curiosità: si chiama Commodore, che significa Commodoro, perché Tramiel voleva proprio mettergli un nome legato ad un ambito militare, però siccome sia Admiral che General erano già presi come nome, scelse Commodoro, che è proprio la seconda carica in ambito navale sotto a quella dell'ammiraglio. Oltre alla riparazione decisero anche di occuparsi della rivendita di macchine da scrivere, per questo cercarono dei finanziatori o di allargarsi in ambito internazionale. Lo fecero vendendo parte della loro azienda all'Atlantic Acceptance Corporation. Addirittura spostarono la sede della ditta a Toronto in Canada, diventando appunto Commodore Business Machines, iniziando però ad ampliarsi e diventare abbastanza importanti nel settore. La Commodore però dovette affrontare subito due grossissimi problemi. Il primo era la concorrenza giapponese che era arrivata sul mercato americano, perché riuscivano a vendere i loro stessi prodotti a prezzi molto più bassi, mentre la seconda, quella più devastante, fu che nel 65 fu scoperta una frode da parte dell'Atlantic Acceptance che falsificava i record finanziari per fare in modo che le banche gli dessero dei prestiti più corposi. Essendo la Commodore una loro sussidiaria, anche loro risultarono coinvolti in tutto questo schema. Fu qui che iniziò a stringere degli accordi con un certo Irving Gold, un businessman e magnate canadese. Tramiel era una persona molto particolare, aveva un carattere molto forte, delle convinzioni imprescindibili e soprattutto era attentissimo alle spese. Aveva quel tono un po' burbero e cattivo in stile Ebenezer Scrooge. Dovendo però far ripartire la ditta, cedette il 17,9%, non il 18, il 17,9% proprio a Gold, con un'ulteriore clausola dove era scritto che Gold sarebbe diventato il presidente della Commodore. Nonostante tutti questi aiuti, il mercato giapponese era ancora troppo competitivo rispetto a loro, quindi Tramiel decise di andare in Giappone a vedere come cavolo era possibile che questi cacciavano macchine da scrivere a prezzi così bassi, e fu proprio lì che invece vide le prime calcolatrici digitali e capì che invece poteva essere un ottimo mercato dove tuffarsi al posto delle macchine da scrivere, tant'è che prese accordi addirittura con la Casio per rilasciare i loro prodotti sotto il nome Commodore. Questo nuovo mercato diede linfa vitale alla Commodore, mettendosi in partnership direttamente con la Texas Instruments, che si occupava di fornirgli i circuiti integrati, le varie schede da metterci dentro, permettendo così alla Commodore di diventare una delle ditte leader a livello mondiale per quello che riguardava i calcolatori digitali. Però a quanto pare la sfortuna bussò di nuovo alla porta del nostro Tramiel, perché la Texas Instrument stava piano piano iniziando a capire quali erano le possibilità in quel mercato, ma non solo come produttrice di circuiti integrati. Infatti abbandonò la Commodore per immettersi lei stessa in quel mercato, iniziare a produrre anche lei quei calcolatori, e creandosi circuiti internamente poteva offrire dei calcolatori a prezzi stracciati in confronto a quelli della Commodore, che invece doveva affidarsi a dei produttori esterni con dei costi più alti. E infatti questo giochetto della Texas Instrument fece quasi capitolare da Commodore, la mandò quasi in bancarotta, rubandogli tutta la fetta di mercato. Ancora una volta Tramiel fu costretto a chiedere l'aiuto di Gold, che mettendo di tasca sua $3 milioni permise alla Commodore di acquisire la MOS Technology, che si occupava anche lei di creare semiconduttori e schede integrate, così da mettersi in pari con la Texas Instrument, perché a questo punto anche loro avrebbero prodotto quei componenti in maniera più economica internamente. Nel 1976 la Commodore Business Machine, con sede in Canada, si spostò con sede legale alle Bahamas e cambiò il suo nome in Commodore International. L'acquisizione della MOS Technology non portò soltanto ad un vantaggio a livello di costi interni, ma anche di personale, perché c'erano dei validi progettisti al suo interno, e uno tra i tanti era proprio Chuck Peddle.
che parlando direttamente con Tramiel disse che anche i calcolatori digitali erano destinati a soccombere nel mercato per l'arrivo dei più tecnologici computer. Solo per farvi capire quante palle ci ha avuto questo povero Cristo per dirglielo in faccia, Tramiel aveva un'ossessione di controllo ed era così tirchio che qualunque spesa superiore ai $1.000 doveva essere approvata da lui. Comunque Tramiel si mostrò scettico di fronte a questa affermazione, però gli propose questo: se riesci a fornirmi un prototipo di personal computer, possiamo valutare questo nuovo settore di mercato. Ma me lo devi portare entro 6 mesi. Una roba quasi impossibile da fare. Ma di tutta risposta, Peddle in 6 mesi gli portò il primo prototipo del Commodore PET, che era una soluzione all-in-one, quindi tastiera, computer e schermo, con all'interno un processore MOS Technology 6502, un lettore di cassette e il Commodore Basic come linguaggio di programmazione. E tanto per farvi capire quali erano le specifiche tecnologiche di quei tempi, il PET 2001, il primo modello, montava un processore che arrivava ad 1 MHz di frequenza, con dei tagli di RAM che potevano andare da 8 a 32 KB, una memoria interna di 18 o 20 KB in base alla versione del Basic installata e un'uscita video su monitor monocromatico con una griglia di 40x25 caratteri da mostrare a video. Che vi sia chiara la differenza tecnologica tra ieri e oggi. Il nuovo Commodore PET alla fine diede ragione a Peddle perché convinse il mercato. Il Commodore PET, l'Apple II e il Tandy TRS-80 venivano definiti la Santa Trinità del 1977. Grazie a questo dispositivo la Commodore si stava conquistando una fetta di mercato anche nell'ambito dei personal computer adesso, ma purtroppo con l'avanzare della tecnologia il PET iniziò ad essere considerato obsoleto, soprattutto per via del display monocromatico, quando altri dispositivi iniziavano a mostrare i primi colori, ed è proprio per questo motivo che Peddle fu messo di nuovo a sviluppare il successore del Commodore PET. Ma qui torna in scena il nostro Ebenezer Scrooge, perché Tramiel aveva visto che i prezzi dei componenti per computer stavano mano a mano scendendo e quindi dentro la sua testolina tirchia iniziò a farsi strada l'idea di creare personal computer a basso costo. Fortuna volle che quasi contemporaneamente un altro ex dipendente della MOS Technology, quindi ormai Commodore, tale Robert Yannis, stesse sviluppando a casa sua una versione ridotta del PET chiamato proprio MicroPET. E quando Tramiel arrivò a vedere questo prototipo se ne innamorò, perché era proprio quello di cui aveva bisogno. Fece abbandonare da Peddle il progetto per creare la nuova versione del PET, tant'è che Peddle per ripicca insieme a qualcun altro se ne andò proprio dalla Commodore, si licenziò, per mettere tutte le risorse in questo nuovo MicroPET, in questo progetto amatoriale se vogliamo, che aveva ancora tantissime lacune, perché mancavano dei componenti hardware, c'era da metterci il BASIC all'interno. Una volta impacchettato il tutto, ci lavorarono sopra anche degli ingegneri giapponesi per migliorarne il design e fu venduto in Giappone con il nome di VIC 1001, mentre nel resto del mondo con il nome di VIC 20. Ci sono varie teorie per cui fosse chiamato 20, quella più plausibile è perché sommando tutte le varie parti della RAM, tra quelle per il BASIC, quelli per il kernel e quelli per la ROM, il totale portava proprio 20. Non ho sbagliato a dirlo, ragazzi, il Commodore aveva il kernel, no il kernel che siamo abituati adesso. C'è una differenza tra i due, cioè il kernel che abbiamo oggi nei PC è quello che comanda le interazioni tra hardware e software ad ogni interrogazione, mentre il kernel del Commodore, informatici non memenate, corrispondeva all'attuale BIOS in pratica. Una volta passato quello poi non te serviva più. Comunque in futuro lo stesso Yannis affermò che il 20 in realtà non significava niente, siccome lo slogan del VIC 20 una volta uscito sul mercato era che fosse una macchina amichevole per il pubblico, a loro sembrava che il 20 era una bella cosa da mettere dopo VIC, visto che VIC sembrava il nome di un camionista, e non credo che ci abbia tutti i torti in effetti. Comunque il VIC 20 uscì sul mercato con un prezzo di lancio di circa $300, un prezzo molto basso in effetti per un home computer, ma aveva introdotto diverse chicche come per esempio l'uscita composita, perché in quegli anni sia le console che gli home computer avevano soltanto l'uscita RF, quella classica che in pratica si attaccava sull'antenna del televisore, quindi tu volendo potevi anche attaccare il VIC 20
ad un monitor per PC dove la qualità era nettamente superiore. Lo dotarono poi di una porta per collegarci i joystick compatibili anche con quelli dell'Atari e ci fu ovviamente anche il mitico datassette, ovvero un lettore di cassette esterno che collegato al VIC-20 ti permetteva sia di leggere del contenuto, principalmente dei giochi o dei programmi, sia di riscriverci quello che tu ci programmavi. Bonica, a questo tra poco ci arriviamo. Ma la mossa geniale di Tramiel fu quella di non dare il VIC-20 soltanto ai rivenditori ufficializzati, ma di mandarlo anche ai negozi di giocattoli, ai discount, alla vendita diretta, proprio lo trovavate sugli scaffali, e questo faceva proprio parte di quella filosofia che stava creando Tramiel di darti qualcosa di tecnologicamente avanzato a basso costo e adatto a tutti quanti. E non era sbagliata come idea, perché alla fine il VIC-20 aveva anche un parco titoli e niente male. Ovviamente, essendo una console a 8 bit non possiamo immaginarci giochi troppo complessi, però in realtà c'erano sparatutto, c'erano giochi d'avventura, c'erano dei porting arcade e anche delle avventure grafiche. Una menzione onorevole è Jelly Monster del 1981, che voi direte che cacchio di titolo è, ragazzi, perché questo è Pac-Man. Il problema è che la Commodore era riuscita ad ottenere i diritti dalla Namco per distribuire Pac-Man soltanto in Giappone, mentre in America questi stessi diritti ce li aveva l'Atari. Quindi tentarono il colpaccio, cioè di lanciare lo stesso gioco con un altro titolo in America per il Commodore. L'Atari, appena l'ha visto, neanche a dirlo, gli ha fatto causa, gliel'ha fatto togliere e ha sviluppato lei stessa una versione di quel titolo per il Commodore. Ma il bello è che tutto questo era un piano pensato da Tramiel, perché lui sapeva benissimo che l'Atari gli avrebbe fatto causa, addirittura aveva già messo da parte i soldi, sto tirchiaccio, per pagare la causa. Lui si era fatto tutto lo schemino perché aveva capito che avrebbe guadagnato di più rimborsando l'Atari dopo la causa, ma avendo guadagnato più fama nel mercato nordamericano. Il VIC-20 fu il primissimo computer, sia home che personal, a vendere più di 1 milione di unità. E la critica lo descrisse come il computer che non era più rivolto agli hobbisti o agli entusiasti del settore, quelli che comunque se lo sarebbero comprato, ma la Commodore aveva creato il computer del futuro, quello adatto a tutti. Nel 1981 la MOS Technology stava ormai lavorando al nuovo processore, alla nuova generazione di processori, per quello che doveva essere il successore del VIC-20. E la Commodore iniziò quindi a progettare una nuova macchina che doveva utilizzare proprio questi nuovi chip, con il nome E3, questa è Chibi. Oggi ve li faccio vedere tutti, lei è la più frenetica di tutti quanti, in braccio non ci vuole mai stare, è Chibi. È venuta qui perché vuole le sue chiappine e le carezze sopra la coda, lei ce va matta. Posso lavorare? Il nome in codice di questo nuovo progetto era Max Machine, anche se in realtà fu cancellato dopo la produzione di poche unità, infatti a livello collezionistico è una bella botta. Aspetta un attimo però, dov'è che l'ho già visto? Scusate un secondo. Ah, trovato. Uissa. Porcaccia di quella miseria. Oh cazzo, il laccio delle scarpe. Ah! Ciao Ale, come va? Ciao, tutto bene, ma quello che hai in mano non è che per caso è il mio Commodore Max? Questo no, è che sai, dovevo farci un video sul canale. Ah, dovevi fare un video. Sì, ma guarda, posso anche arrangiarmi senza, adesso io se non fosse per me ne andrei. Ma no, dai, resta pure. No, guarda, un impegno urgente. Ne è valsa la pena. Si compose quindi un nuovo team per portare avanti questo progetto, questo successore del VIC-20, ma come al solito non mancò lo zampino del nostro Tramiel, perché oltre al prezzo contenuto, l'unica altra regola che aveva messo in questa nuova macchina è che doveva avere almeno 64 KB di RAM.
un valore estremamente difficile da raggiungere visti i costi della RAM di quei tempi, ma Tramiel aveva capito l'andamento del mercato, impostando come data per ottenere un prototipo di questo nuovo VIC-20 per il primo weekend del gennaio del 1982 al Consumer Electronics Show. Tramiel aveva ipotizzato che i prezzi della RAM sarebbero piano piano scesi ed arrivati al prezzo giusto per quella data, e il 1981 fu l'anno che la Commodore ci fece uno dei più bei regali di Natale della storia, perché questo team riuscì a creare un prototipo in tempo per il Consumer Electronics Show di gennaio, lavorando ininterrottamente anche durante i weekend e soprattutto anche durante tutta la pausa natalizia, e lo presentarono con il nuovo nome di Commodore 64, proprio per enfatizzare di più il fatto che avesse addirittura 64 KB di RAM. Il nuovo Commodore era molto simile al VIC-20 per estetica, perché la scheda madre era delle stesse dimensioni, il case era lo stesso e usava anche lui ancora il Commodore Basic 2.0 anziché il 4 che invece veniva dato nei più performanti PET. Ma quello che fece rimanere a bocca aperta tutti quanti i competitor all'Electronic Show fu proprio il prezzo. Come cacchio era possibile che tu una roba del genere riuscivi a darmela a soltanto $595? E la risposta era proprio per l'integrazione verticale, cioè il fatto che erano proprio loro stessi a produrre i semiconduttori e l'hardware principale della macchina tramite la MOS Technology. Cosa cambiava principalmente in questo nuovo Commodore rispetto al VIC-20? Per quanto riguarda la CPU c'era sì un aggiornamento del MOS Technology che passava dalla 6502 alla 6510, ma manteneva comunque una frequenza di 1 MHz. Ma i cambiamenti più importanti erano, ok, la RAM in assoluto che era il punto forte, il fatto che cambiasse il chip grafico e anche il reparto audio e il sonoro era molto più avanzato. Sono state aggiunte anche delle nuove porte, per esempio su questo nuovo Commodore c'erano 2 ingressi per i controller, ma un aspetto fondamentale del Commodore era la quantità di periferiche che aveva, partendo proprio dal famosissimo Commodore Dataset, che consentiva appunto di leggere e scrivere dati all'interno delle comunissime cassette. Non ti servivano quelle dedicate, ma i tempi di caricamento potevano essere davvero tanto lunghi. Ma soprattutto nelle cassette multigioco, tu qui non è come in un CD che hai l'accesso diretto alle varie aree, come quando vuoi cambiare canzone premendo semplicemente avanti. Qui si fa alla vecchia maniera, premendo avanti o indietro finché non pensi di essere arrivato al punto che ti interessa. Ci veniva un po' incontro il fatto che ci fosse un contatore, infatti in alcune cassette, in alcune raccolte, veniva indicato l'elenco dei giochi e vicino c'era più o meno il punto in cui si trovavano, perché poi comunque per st'affari ti si disallineava la testina, li dovevi riallineare. Non era sempre detto che quel coso lo trovavi esattamente allo stesso punto di dove fosse scritto. Ma tutto questo perché era lento? Perché c'era una conversione del segnale da analogico a digitale in tempo reale. E come funzionava? Veniva misurato il tempo che ci metteva il segnale a passare dallo stato negativo allo stato positivo. Se il tempo era lungo veniva convertito in digitale come un 1, se il tempo era corto veniva convertito in 1-0 per ottenere una sequenza in linguaggio binario che poi è quella che andrà a comunicare con il Commodore. Il dataset non era tuttavia l'unico modo di leggere e scrivere i dati, perché c'era anche il lettore floppy, ma non il lettore floppy che pensate voi, perché questo è il lettore floppy del Commodore. Il famoso 1541, che non vi dico cavolate ragazzi, pesa più del Commodore e è quasi grosso uguale, perché qui ovviamente ci andavano i floppy da 5 pollici e un quarto. È vero che più avanti uscirà anche il 1581 per i floppy da 3 pollici e mezzo, però per la maggior parte del tempo abbiamo avuto questi bestioni tra le mani, che è vero che aumentavano incredibilmente i tempi di lettura, ma anche qui non è che mancavano i problemi, perché in buona parte delle primissime unità la testina si disallineava, in alcuni casi andava a rovinarti anche il contenuto del floppy quando sentivi quel rumoraccio di carta stracciata. Solo chi ha vissuto almeno gli anni 90 una cosa del genere se la può ricordare, ma sapevi che se sentivi quello il floppy era al 90% dei casi andato. Ma arrivavano anche a surriscaldarsi per via di tutta la cavolo di corrente che gli serviva per funzionare sti cosi. Si potevano collegare anche stampanti o plotter sia della Commodore ma anche di ditte esterne. Avevamo tutta una serie di modem per connetterlo a internet.
e addirittura c'erano anche delle cartucce per la comunicazione radio che ti permettevano di comunicare in codice Morse. Questo per farti capire quanta roba ci si poteva fare con staffare, quanto si poteva spassare un nerd con tutta sta roba. Uno dei miei accessori preferiti era il monitor, il Commodore 1701 o il 1702, che avevano appunto l'ingresso per il video composito. C'erano poi tutte le varie cartucce per l'espansione della RAM, ma non mancavano anche delle cartucce un po' particolarine, per esempio quella che ti permetteva di inserire le patch all'interno dei giochi, l'Action Replay, perché mandando dei segnali di reset e di freeze che non erano presenti sul Commodore, tu riuscivi ad andare a modificare il codice di alcuni giochi e quindi cambiandone le istruzioni potevi inserire i vari cheat, potevi barare. Ci furono poi varie rivisitazioni del Commodore negli anni, il primissimo in Italia chiamato il biscottone, all'estero si chiamava bread bin, la cassetta del pane perché tanto l'estetica era quella, il cui successore è il Commodore 64C, che è questo qui che vedete oggi, dove cambiavano parecchio sia l'estetica che i colori, e il terzo invece è il Commodore 64G, che fu l'ultimo, uscì a fine 1987. In queste nuove versioni si cercava principalmente di ottimizzare e di ridurre i costi di produzione, si andavano a diminuire i banchi della RAM perché se ne mettevano di meno ma con memoria superiore, mano a mano riducendo sempre di più lo spazio. Uno dei lati negativi principali del Commodore era l'alimentatore, avevano un fail rate del 30%. E il bello è che rischiavano spesso di friggervi anche i sistemi interni, soprattutto la RAM. Hanno corretto questa cosa poi negli anni a venire, ma come se non bastasse, si sono anche complicati di più la vita, perché il connettore per attaccare l'alimentazione era dello stesso identico formato di quello per attaccare l'uscita video, quindi tu capisci che a questo punto te le cerchi pure. Comunque, hardware a parte, adesso andiamo a parlare di una cosa che mi sta molto a cuore, ovvero il Commodore Basic. Come cavolo funzionava questo Basic? Perché la particolarità del Commodore è che ti dava un linguaggio già pronto per permetterti di creare i programmi e addirittura i giochi. Mentre adesso devi usare 1000 interpreti, 1000 librerie, se no ci metteresti una vita, il Commodore era già pronto, te lo dice proprio, tu ce l'hai proprio lì la scritta. Prendiamo per esempio questo listato, che altri non è che il codice sorgente di un giochetto dove il computer sceglie un numero da 1 a 100 e tu devi cercare di indovinarlo in 7 tentativi. Lui ogni volta che inserisci un numero ti dirà soltanto se è più basso o più alto rispetto a quello che lui ha pensato. Le istruzioni RAM sono semplicemente delle note, quindi le possiamo ignorare, mentre le istruzioni print sono quello che poi apparirà a schermo. In questo caso tra le istruzioni 60, 70 e 80 c'è la spiegazione del gioco che vi ho appena dato. A riga 90 il Commodore si mette in attesa che l'utente prema invio per andare avanti. Subito sotto viene generato un numero random da 1 a 100 e il computer ci dice ok, ho scelto un numero. Adesso iniziamo ad entrare in un ciclo che va da 1 a 7 che a riga 140 ci chiede di inserire il nostro numero. Se il numero che hai scritto è uguale a quello che ha pensato il computer, allora hai finito e ti appare il messaggio di vittoria. Se il numero che hai inserito invece è più grande, il computer ti dirà che devi scendere. Se il numero è più piccolo, il computer ti dirà che devi salire. Fatto questo, ricomincia e hai perso una possibilità. Se poi alla fine di questo ciclo non hai trovato il numero, hai perso e il computer ti mostra il numero che aveva pensato. Il codice non è difficile da leggere perché si tratta soltanto di saltare da un'istruzione all'altra in base ad una certa condizione. E la prima cosa che può venirvi in mente è: ma perché le righe non le hanno numerate come 1, 2, 3, 4, 5 anziché di 10, 20, 30, 40 eccetera? Perché se io adesso qui dentro mi accorgo di aver fatto un errore o che mi serve un'altra riga di codice per dire una cavolata tra la 40 e la 50, io basta che inserisco la riga 41 e tutti gli altri goto, tutte le altre posizioni mi rimangono invariate. Ma se io lì avevo soltanto 4 e 5, a me mi shiftava di 1 tutto il resto del codice e quindi dovevo andare a cambiare tutti i vari goto perché ormai non mi portavano più. È per questo che si fa ogni 10 righe, perché ti dà fino a altre 9 possibilità di aggiungere del codice tra una riga e l'altra. Questo però è un esempio di programma, diciamo. Come funziona invece muovere un'animazione? Nessun problema, ci pensa il manuale d'uso del Commodore. Sì, perché loro
ti davano il manuale per programmare la loro macchina, sia programmi che giochi. E questo è il bello, ti mettevano nella condizione di poter sviluppare. In realtà non so se posso mostrarvi l'esempio che ci sta qui dentro, perché su questo manualino, sulla prima pagina, c'è una piccola dicitura. Questo manuale è protetto da copyright e contiene informazioni riservate. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archivio o trasmessa in qualsiasi forma o qualsiasi mezzo. Senza il preventivo permesso scritto della Commodore Italiana SRL. Che faccio? Gli mando un fax? Comunque, problemi di copyright a parte, immaginatevi un'immagine semplicissima, per esempio di una mongolfiera, con dimensione 24x21 pixel. Quindi la prima cosa da fare è disegnare una griglia e numerare righe e colonne. Il programma però sappiamo che ragiona in byte, quindi nella parte alta dobbiamo indicare 3 serie di byte che vanno appunto da 1 a 128. A questo punto prendiamo la nostra matitina, perché i programmatori facevano così ai tempi, e coloriamo i quadratini dove vogliamo far apparire la nostra sprite. Finita la mongolfiera, dobbiamo tradurre tutto questo in istruzioni. Quindi partiamo pazientemente dall'alto e prendiamo in considerazione la riga 1. I quadratini vuoti indicheranno 1, 0, mentre i quadratini pieni indicheranno 1, 1. Prendendo in considerazione il primo byte, le prime 8 caselle sono tutte vuote, quindi qui ho 1, 0. Mentre la seconda serie ho tutte le caselle nere tranne l'ultima, quindi avrò 1, 0 e tutti 1, che, come abbiamo già visto nel video di Pac-Man, tradotto in decimale significa 127. Mentre l'ultima serie di byte, anche in questo caso, è tutta vuota. Quindi la conversione della prima riga di questa immagine si traduce con data 0, 127, 0. Poi faccio la stessa cosa con la seconda riga. Questa volta la prima serie ha almeno un quadratino, quindi tradotto dal binario ho un 1. La seconda sono tutti neri, quindi ho tutti 1, cioè 255. E la terza ho soltanto i primi 2 colorati e quindi avrò 192. La seconda riga si traduce con data 1, 255, 192. Mano a mano devo fare questa operazione per tutte le varie righe finché non ho tutto il mio listato di istruzioni. Poi quando lavori in Basic tu vai a toccare quel listato, lo sposti a destra per fare in modo che la mongolfiera si muova, lo sposti sotto, eccetera. Questo è il meccanismo con cui si vanno a muovere tutte le varie grafiche all'interno del Commodore utilizzando il Basic. Non è un meccanismo complicato alla fine una volta che ci prendi mano, ma è molto complesso e lungo per creare animazioni di un intero titolo. Il Commodore fu presentato in America con il prezzo di base di $595, mentre in Italia arrivò la SMAU del 1982 con un prezzo di 973.500 lire. Il Commodore combatté parecchie battaglie, per esempio in Nord America doveva vedersela sia con l'Apple II che con gli Atari 400 e 800. E con una concorrenza del genere infatti all'inizio le vendite stentarono un po' a decollare, per poi però prendere il via nel 1983 grazie proprio al prezzo così basso e alla strategia di non passare per forza per i rivenditori autorizzati ma anche nei supermercati, nei toy store eccetera. Anche se, come ci ricordiamo, perché l'abbiamo trattato nell'Atari Shock, nella grande crisi dei videogiochi del 1983, questa guerra dei prezzi degli home computer fu proprio una delle cause scatenanti, ma perché la Commodore faceva delle offerte assurde, addirittura ti proponeva uno sconto di $100 per qualunque console che tu portavi indietro quando andavi a comprarti il Commodore. E non mancarono i rivenditori che approfittarono di questa cosa, perché ce n'era uno in particolare che aveva messo un'offerta che se da lui compravi un Commodore ti davano anche un Timex Sinclair 1000 che valeva una roba come $10, una cavolata. Quindi si creava questo meccanismo che sta gente si andava a comprare quella versione lì perché almeno con sto TS ci andavi a prendere un altro Commodore a $100 di meno. E in questa battaglia in Nord America Tramiel ebbe anche la sua piccola vendetta, perché di nuovo si trovò a combattere contro la Texas Instrument, questa volta sul ramo home computer. Ma proprio come aveva fatto lei ai tempi delle calcolatrici, questa volta era la Commodore che, creandosi i componenti interni, poteva abbassare incredibilmente il prezzo dell'hardware rispetto alla concorrenza. E la Texas Instrument cercò di stargli dietro,
Ma mentre la Commodore riusciva ad avere un guadagno anche portando il loro 64 a $300, la Texas Instrument continuò a scendere il più possibile finché non arrivò a vendere il suo T99 a $99, ma c'era in perdita netta con questa cosa e infatti di lì a breve la Texas Instrument capitolò, dichiarò bancarotta. E questo, cari bambini, è quello che succede quando fate incazzare un tizio come Jack Tramiel. Oggi è una cosa finta. Questa non è Cibi, questo è Motino, lo conoscete bene. Il rompipalle di casa. Sì, alla domanda quanti gatti ho, la risposta è tanti. Ma c'è un motivo, forse un giorno ve lo racconto. Comunque torniamo a questa storia, per favore. Il Commodore aveva conquistato bene o male il mercato americano, ma non possiamo dire la stessa cosa di quello europeo, soprattutto di quello del Regno Unito, dove ormai già da un po' aveva affermato la sua egemonia lo ZX Spectrum, che non arrivava ad avere le stesse specifiche del Commodore, ma veniva venduto a meno della metà, 175 sterline contro le 399 del Commodore 64. Come vi ho già accennato, questi due dispositivi hanno avuto una delle guerre videoludiche più belle che abbiamo mai visto, quasi ai livelli di Sega contro Nintendo, e non ve la posso portare in questo video perché verrebbe troppo lungo, però forse un giorno ne parleremo. Vi accenno soltanto che il Commodore si avvicinò alle vendite dello Spectrum sul lungo termine, verso la fine degli anni '80. Mentre nel mercato europeo comunque andò bene per tutti gli altri paesi. Il paese dove andò meglio fu la Finlandia, dove c'erano 3 Commodore ogni 100 abitanti. Una roba spaventosa, non so che cazzo stavano a fare i finlandesi, quelli magari col freddo stava sempre tutti dentro casa davanti al Commodore. Non lo so. Per farvi capire quanto era studiata bene questa macchina, alla fine del 1985 il Commodore veniva venduto a $149, che era quasi un terzo del prezzo iniziale, a fronte di costi di produzione di appena $35-50, quindi continuavano comunque ad avere un ottimo ricarico sopra. E con questi prezzi ancora nel 1985, 3 anni dopo la sua uscita, continuavano a vendere mediamente 1 milione di Commodore all'anno, per arrivare a 3 milioni e mezzi nell'86, quindi ancora tantissimo. Era una macchina che spingeva ancora molto, nonostante c'erano dei rumor che questo Commodore 64 ormai sarebbe stato abbandonato per la nuova generazione, quello che poi conosceremo tutti quanti come Commodore 128 e poi più avanti ancora con l'Amiga. Ma contrariamente a quello che tutti credevano, il Commodore 64 era duro a morire. Uno dei suoi punti di forza è sempre stato l'ampio parco titoli, perché c'erano tantissimi giochi sviluppati per il Commodore 64. C'erano diversi porting arcade, per quanto qui la qualità ovviamente era molto inferiore rispetto a quelle dei cabinati, ma questo comunque non fermava gli acquirenti, perché ai tempi era ancora una grande innovazione avere lo stesso titolo per cui dovevi pagare in sala giochi anche in casa. Non mancavano i titoli sportivi, sia estivi che invernali, c'erano parecchi action e platform, alcuni dei più famosi sono proprio i 2 Turrican, e c'erano anche parecchi simulatori di volo abbinati agli sparatutto. In quegli anni erano gli anni di Star Wars, di Star Trek, questo era un genere che andava parecchio, anche perché si prestava molto per questo tipo di hardware avere una parte fissa dello schermo, che è quella della strumentazione, con animazioni minime, per poi invece avere sulla parte superiore il mirino e le navicelle che devi tirare giù. Un genere molto redditizio sul Commodore erano anche le avventure grafiche, vedi per esempio la serie di Ultima, ma non mancavano anche i famosissimi titoli della Lucasfilm, con Maniac Mansion che abbiamo già visto e Zack McCracken and the Alien Mindbenders, che io questo ragazzi un giorno o l'altro ve lo porto perché è fuori di testa, solo che devo trovare il tempo di finirlo perché a quei tempi io ero ancora troppo piccolo per giocarlo. La cosa bella è che poi ci sono ancora oggi degli sviluppatori indipendenti che continuano a portare delle perle per il Commodore, ma titoli per esempio come Sonic, il primo Sonic ce l'hanno messo nel 2021, ci hanno portato anche saghe più conosciute come per esempio l'intramontabile Prince of Persia, l'immancabile Ghost and Goblin, che io un giorno o l'altro beccherò lo sviluppatore che l'ha fatto così difficile, lo saraccherò de schiaffi, probabilmente metterò anche il video su YouTube.
e come potete immaginare non poteva mancare un porting di Super Mario, chiamato appunto Super Mario Bros. 64. Ma ovviamente dove la luce splende di più, l'ombra è sempre più marcata. E infatti anche qui, esattamente come per l'Atari, c'erano dei titoli monnezza che non ve fate un'idea. Io sono andato a ricercarmeli, momenti ci rimango secco, perché veramente ti succhiano energia vitale. Giochi inutili che avevano soltanto il titolo fatiscente, tipo Chuck Norris. Ma Chuck Norris che? Cioè, dimmi qualcos'altro. Chuck Norris cosa? Revenge? Karate? Roundhouse Kick? No, Chuck Norris. Cioè, tu c'hai un gioco che si chiama solo Chuck Norris. È un gioco inutile, cioè vai in giro per la mappa camminando per sentieri predefiniti, ogni tanto incontri un nemico e gli devi dare 4 calci. Mantenendo la stessa strategia, c'erano anche titoli come Grosso Guaio a Chinatown, film fighissimo che questo prometto che ve lo porterò un giorno perché dobbiamo assolutamente vederlo insieme, dove le meccaniche per carità non erano proprio già viste perché tu avevi un roster di 3 personaggi e dovevi scegliere qual era il principale che poi portavi avanti, doveva combattere mano a mano contro tutti gli avversari che gli venivano contro. Un'altra grandissima nota dolente è il porting di Street Fighter 2. Ormai era il 1992, quindi era proprio uno degli ultimi titoletti, gli ultimi colpi di coda del Commodore sul mercato. Però c'aveva senso portarci una roba con questa grafica contro quella che normalmente vediamo negli arcade, ma anche fosse nel Super Nintendo o il Genesis di Street Fighter 2? Cioè era un insulto alla memoria questo praticamente. Ma se già questi pochi titoletti vi hanno fatto brutto, adesso arrivano i meglio o i peggio. Alcuni dei... Motino, per favore fammi finire il video, te prego. Te mozzico la coda. Vabbè, se sentite 2 fusa sapete perché. Tra le prime posizioni della classifica dei peggiori giochi mai usciti per Commodore troviamo Corea Karate, che non è un gioco, è un attacco dulcera. Tu hai sto pupetto bianco che devi avvicinare al karateka invece che tiene il PC che si trova sempre al centro. In qualunque modo t'avvicini, quello te fa secco. Ci puoi provare in tutti i modi, non riuscirai mai ad assestare un colpo, sembra. Vedi i pixel che si scontrano eppure non lo becchi. Lui ti dà un calcio e te stende. E non c'è modo, cioè io ho cercato in mezzo a internet se c'era qualcuno in grado di finire sto gioco, non sono riuscito a trovare niente. Secondo me anche YouTube ha cancellato tutte le prove, tutti i video, perché nessuno vorrebbe mai che una roba del genere fosse conosciuta. Tipo la cassetta delle ringhe, nessuno deve sapere che esiste, sennò dopo 7 giorni muori. Poi c'era un altro titolo che si chiamava A-Team. E tu dici, oh, finalmente, me ne frega un cazzo se il gioco è brutto, tanto quello è un telefilm che ci piaceva a tutti quanti, fammi porta a Murdoch, fammi porta a Pie. E invece no, perché nel gioco tu sei un pupetto generico, sconosciuto, che deve sparare agli avatar delle A-Team che ti risparano contro in stile Space Invaders. Cioè tu c'hai sti testoni che girano sulla parte alta dello schermo e te sparano. Una roba del genere poi ve l'ha programmata soltanto un tizio sotto LSD e per testarlo doveva farsene un'altra botta, perché se no non gliela facevi a giocarci dopo che l'avevi sviluppato. Ma poi vogliamo parlare dell'avatar di Pie? Cioè, sembra Buddha. Cazzottina, dai, è lui. Ma come cazzo ci avete pensato a fare una roba del genere? Continuiamo con un bellissimo titolo che si chiama Bionic Granny, nonnina bionica. E tu dici, oh, magari dai, è una figata, forse è una nonnina supereroe che aiuta i bambini. Sì, non fosse che sulla schermata iniziale ti spiega le regole del gioco. Sono quasi le 4 di pomeriggio e è tempo per i bambini di uscire da scuola. Tu sei una nonnina bionica e stai aspettando fuori dalla scuola per prenderli a mazzate. Sì. Lo scopo del gioco è intercettare i bambini che escono dalla scuola e prenderli a bastonate, evitando che un'altra vecchietta ti tiri lecca-lecca. Ma tu capisci l'epicità di sto gioco? Non solo c'è sta qualunque messaggio sbagliato da mandare alla massa, tipo menate i bambini, e te lo dicono proprio in chiaro, non è che dici lasciano il dubbio, che ne so, magari li prende, li acchiappa e basta. No, vai proprio a bastonarli, tu devi sbrigarti e non devi farteli scappare via per bastonarli, e in tutto questo devi stare attenta, cioè devi evitare che qualcuno ti fermi tirandoti lecca-lecca. Ma come cazzo ci avete pensato? Finiamo in bellezza, in realtà non è l'ultimo titolo, ma adesso vi spiego perché, con il titolo dichiarato il più brutto di tutto il parco titoli del Commodore. Adesso facciamo un esperimento. Fermi. Il titolo è questo, Super Boxing. La console è il Commodore 64. Con queste 2 informazioni, voi adesso chiudete gli occhi,
Ho detto occhi chiusi, bastardi, chiudeteli. E immaginatevi più o meno che titolo ne potrà venire fuori. Siamo con la grafica 8 bit, non c'è tanta potenza, però abbiamo visto, anche con il primo Famicom, tipo Punch-Out della Nintendo. Quindi bene o male un'idea di come questo titolo sia fatto possiamo farcela. Ok, fermi, occhi chiusi, immagine mentale, e mi raccomando, adesso dopo il conto alla rovescia, aprite gli occhi e io vi mostro Superboxing. Siete pronti? 3, 2, 1, vai! No, non è un problema di grafica, questo è il gioco. Tu qui non è che non capisci che è un gioco di boxing, tu qui non capisci se qualche scritta rimasta incompiuta, perché non può essere che sti ducciafregni siano due boxer, tra parentesi, uno 6 volte più grosso e l'altro immagino proprio per fare il verso Punch-Out. Ma poi quando semenano, cioè se uniscono diventano un'entità unica e parte un pallino in base a dove lo colpisci e mano a mano va giù l'energia. Per arrivare a questo, a spiegarvelo in questo modo, ho avuto 3 infarti cerebrali, se esistono come patologia. Questo è un titolo uscito nel 1988, cioè nel 1812 chiappavi un ragazzino per strada, te lo faceva meglio. Credo sia più o meno uguale a come ve lo siete immaginato dentro la testa, vero? Sì, sto sentendo i vaffanculo anche se è monodirezionale la comunicazione tra noi, però va bene. L'ultimissimo titolo di cui vi voglio parlare non è peggio di questo, tranquilli, ma è particolare, perché si chiama The Great Giana Sisters ed è la copia palese spudorata di Super Mario Bros. Non solo perché quelli sono fratelli e queste sono sorelle, proprio ha copiato palesemente anche il titolo, ma i primi livelli sono esattamente i livelli di Super Mario con delle texture diverse sopra. La casa produttrice di sto ciaffo, tedesca, non ha fatto in tempo a farlo uscire che... NANI? Sì, la Nintendo, come sempre ha fatto la Nintendo, cioè gli ha detto te famo un culo come un'ora di notte se non lo ritiri dal mercato. E loro infatti durante la fase di distribuzione ritirarono tutte le varie cassette di questo titolo. E questo a tutti gli effetti è uno dei giochi più ricercato tra i collezionisti. Ma non demorsero perché fecero uscire anche il secondo titolo di questa saga. Ma proprio per evitare questi problemi con la Nintendo, decisero di cambiare il titolo in Hard and Heavy e di mettere, dicono, dei robottoni come personaggi principali. In realtà quelle dovrebbero sempre essere Arthur e Martha, le due sorelle, ma con un'armatura sopra. Capite il genio e la pazzia degli sviluppatori di quei tempi? Oltre a tutti questi vari titoli, sia belli che brutti, c'era però anche una suite corposa di software. Uno dei più importanti fu GEOS, un sistema operativo che si rifaceva molto all'estetica dell'Apple II. Era in bianco e nero, aveva una bozza di navigazione file, aveva il cestino e una serie di programmi già integrata all'interno. C'erano GeoBasic per il Basic, GeoCalc che sarebbe stato Excel, GeoChart, GeoWrite, GeoPrint, GeoPaint e così via. Era la soluzione migliore non ufficiale perché non era sviluppata dalla Commodore per darsi all'interno del Commodore 64 un'esperienza quanto più simile a quella che avresti ottenuto su un personal PC. Siamo ormai quasi a metà degli anni 80, il Commodore 64 è una macchina più che affermata sul mercato, sta producendo enormi profitti e si sta espandendo un po' in tutto il mondo, anche se in alcune parti sta arrancando un po' per conquistare la fetta di mercato, vedi per esempio il Regno Unito. Se tu fossi un amministratore delegato Commodore diresti ok, cosa potrà mai andare storto a questo punto? Tutto quanto. Al Consumer Electronics Show del 1984 Tramiel, tra tutti i giornalisti e esperti del settore, prese la parola e riportò i guadagni dell'ultimo anno fiscale, dicendo che nel 1983 la Commodore aveva venduto più di $1 miliardo di prodotti e in soli 3 anni è passata da essere una compagnia che valeva $100 milioni ad una miliardaria. Una storia di successo, ma i vari giornalisti colsero una particolarità, perché Tramiel non era il tipo da non lasciar vedere le sue emozioni positive, cioè quando otteneva qualcosa lo ostentava spesso, si vedeva che ne era soddisfatto del risultato. In questa conferenza invece sembrava tra lo scoraggiato e il seccato, non sembrava essere il solito Jack Tramiel che tutti quanti erano abituati a vedere. E questa sensazione si rivelò esatta perché appena 3 giorni dopo Tramiel annunciò le sue dimissioni.
Tu capisci che se un dirigente di alto livello se ne va nel momento di maggior successo dalla propria ditta che addirittura lui stesso aveva fondato, ci deve essere qualcosa in mezzo. E molti vociferarono che le cause potevano essere i dissapori che venivano fuori spesso tra lui e il presidente Gold, perché da una parte c'era il caratteraccio, se vogliamo, di Tramiel e dall'altra invece il lato totalmente imprenditoriale di uno che i soldi sapeva bene come gestirli. E questo sospetto lo confermò Tramiel stesso una volta intervistato, quando gli chiesero ma perché se ne sta andando dalla Commodore, soprattutto in un momento così proficuo. Fu lui ad ammettere che questi contrasti con Gold c'erano ed erano molto frequenti, soprattutto per l'ottica di come gestire una compagnia. Tramiel era quello che in testa aveva sempre il massimo risparmio. Diventare una ditta milionaria non significava che tu dovevi cominciare a spendere a destra e a manca come una ditta milionaria, non dovevi per forza caricarti di ulteriori costi che poi andavano a finire sul prezzo finale e ne risentivano i consumatori. Tramiel è vero che era tirchio, ma valutava bene gli investimenti da fare per trarne un profitto. Gold invece non ragionava in questa maniera, guardava al profitto estremo, cioè vendi a di più per ottenere di più. Quindi avevano proprio delle opinioni completamente divergenti in questo. Quello che successe veramente tra i due fu rivelato soltanto dal figlio di Jack Tramiel nel 2015, che ha detto: oramai che sia papà che Gold sono morti, posso dirvi la verità. Il motivo della rottura è stato che secondo Tramiel Gold stava utilizzando le risorse finanziarie dell'azienda per fare anche i suoi porci comodi. Le trattava come se fossero le sue personali invece di appartenere alla Commodore, e con il suo caratterino Tramiel gli dette l'ultimato dicendogli: tu queste cose finché io sono presidente non ti permetterò di farle, affermazione alla quale Gold rispose semplicemente dicendo ok, addio. E fu proprio questo momento che segnò l'inizio del lento ma inesorabile declino della Commodore. Alla Commodore le cose ancora stavano andando bene perché Commodore 64 ancora stava vendendo, ed entrò in scena il successore di Jack Tramiel, tale Marshall Smith, il quale come contributo alla Commodore non fece altro che andarsene nel 1986. Grazie, ottimo contributo, fortuna che ti abbiamo chiamato. Fu nominato suo successore, il successore del successore di Tramiel, spingitori di cavalieri, su ridovescio alzando, Thomas Rattigan, un ex CEO della Pepsi Cola. Che io adesso piglierio quel cazzo di Gold e stritole lei, perché sicuramente questo ce l'aveva il naso per gli affari, ma non me poi mette uno che lavorava alla Pepsi su una ditta di informatica, no? Mettece uno che almeno un po' del settore ci capisce. Il Commodore ormai nel 1987 aveva già fatto uscire anche il suo Amiga, che era ad un livello hardware e anche di prezzo superiore rispetto al Commodore 64, ma il problema è che si portava avanti ancora le reputazioni passate. La prima in assoluto è che è sempre stata una ditta specializzata a darti buon hardware a basso costo, a differenza appunto dell'Amiga. Ma un altro problema è che si portava dietro la cattivissima reputazione, questa purtroppo a causa di Tramiel, dei rapporti con i rivenditori, perché si narravano delle leggende che la Commodore li trattava malissimo, quasi come fossero dei competitor, non tanto degli aiutanti, perché alla fine erano degli aiuti. Ma mentre prima c'erano talmente tante vendite, volevano talmente tanti il Commodore 64 che i rivenditori erano costretti a vendere parti intime, diciamo così, pur di avere i Commodore tra i loro scaffali, adesso che la domanda era minore, nessuno voleva andarsi ad immischiare con la Commodore e con i rapporti che ne derivavano. Soprattutto perché il mercato stava iniziando a dividersi tra due categorie ben definite, quella dei personal computer, che stavano prendendo sempre più piede nelle case degli utenti, i nostri primi PC, e il settore invece delle home console, anche perché quello era proprio il periodo in cui stava uscendo il primo Nintendo Famicom, che nel solo 1988 vendette circa 7 milioni di unità, che corrispondevano più o meno alle vendite del Commodore degli ultimi 5 anni. E qui una nostra vecchia conoscenza, Trip Hawking, quel tizio che aveva come hobby creare 1 milione di ditte e progetti, ma in assoluto le due principali erano il 3DO, l'abbiamo visto sulla sua storia, e l'Electronic Arts, affermò giustamente che il Nintendo Famicom
era l'ultimo canto del mondo a 8 bit e in effetti fu così. È vero che la Commodore aveva ancora un settore software dei giochi che spingeva, perché in quegli anni ancora i Commodore erano molto utilizzati, erano calate le vendite, però quelli che avevi venduto stavano rendendo bene, cioè le persone ci giocavano e soprattutto ci sviluppavano e lavoravano sopra. Comunque, mentre il mercato americano seguiva questo trend, ovvero l'abbandono degli 8 bit per passare a home console di nuova generazione oppure direttamente a personal computer, la Commodore ancora andava bene sul mercato europeo perché eravamo un pochino indietro, non c'era ancora tutta questa diffusione di floppy disk, andavamo ancora parecchio con i dataset, tant'è che negli ultimi anni il mercato europeo rappresentava circa l'80% delle vendite di tutta la Commodore. Di fronte a questa minaccia del mercato dei personal computer e delle home console che stava aumentando, la Commodore cercò di rispondere anche lei creando una home console, il dannatissimo Amiga CD32, uscito nel 1993, che doveva essere un po' l'ancora di salvataggio della Commodore, perché qui stavamo quasi rischiando la bancarotta e era necessario vendere molte unità di questa nuova console per riuscire a risollevarsi. Purtroppo così non fu, perché l'Amiga 32 è stata una delle console penso tra le meno vendute della storia. Alla fine, nel marzo del 1994, la Commodore annunciò la dismissione del Commodore 64 nell'anno successivo. Avrebbero terminato la produzione nel 1995, non tanto per i costi di produzione e la redditività del Commodore 64 stesso, ma per il fatto che ormai creare gli accessori costava più che creare l'home computer stesso. Il lettore floppy 1541, che ormai tutti quanti volevano perché non stavano più dietro al dataset, costava più che produrre il Commodore 64 stesso e quindi non c'era margine. E proprio come una maledizione, neanche un mese dopo questo annuncio, la Commodore dichiarò bancarotta, bloccando tutta la produzione anche dei Commodore che avrebbero dovuto continuare fino all'anno dopo, al 95, terminando gli 11 anni e mezzo di produzione del Commodore 64. Con delle vendite che sono arrivate anche a 17 milioni di unità, il Commodore 64 è stata la terza piattaforma di computazione più famosa della storia, subito sotto ai PC Windows e ai Mac. Questa cosa fino al 2017, quando è stata superata dall'uscita dei nostri cari amati Raspberry. E siamo arrivati alla fine di questa storia, più o meno. L'era del Commodore è forse una delle più belle a livello informatico e una di quelle che io rimpiango di più, perché essendo nato nell'85 ero ancora troppo piccolo per godermela. Erano riusciti a dare praticamente a tutti un oggetto tecnologico divertente e che ti permetteva di fare qualsiasi cosa. C'erano delle riviste, dei magazine dove trovavi degli interi listati di codice da copiarti sul Commodore per crearti il tuo programma o il tuo giochetto e salvartelo in cassetta. Quella era l'era degli sviluppatori da soffitta, di tutti quei nerd che avevano il loro angoletto nascosto in casa dove si chiudevano sistematicamente e iniziavano a programmare e a creare, oltre che semplicemente a giocare come avevano fatto fino a quel momento. La Commodore, vendendoti anche il manuale d'utilizzo, ti dava il pieno accesso a tutte le possibilità della sua macchina, e questo a livello informatico era una mezza rivoluzione, perché quanti di voi hanno console in casa con cui sono in grado di sviluppare? Questa era la chiave giusta, la chiave perfetta per coinvolgere persone comuni nel mondo dell'informatica, perché da qualunque persona tu andavi gli dicevi adesso ti imparo a programmare, non gliene poteva fregare di meno, ma se tu gli davi un Commodore tra le mani, ce lo facevi giocare, ce lo facevi divertire e poi gli dicevi guarda che se te metti lì davanti e copi questo ottieni un programma della miseria, quelli lo facevano e poi piano piano comunque imparavano anche il mestiere e magari iniziavano a crearci qualcosina di testa loro. È anche per questo che ancora oggi ci sono degli appassionati che portano avanti dei programmi o dei nuovi titoli, dei porting per questa cacchio di piattaforma, perché c'era piaciuta talmente tanto negli anni 80 che ancora oggi, 40 anni dopo, la gente sopra ci si diverte. E a parte quelle subito successive, non ce ne sono mai state altre di console, home computer, personal computer con quel
quell'ottica, con quella filosofia che aveva il Commodore. Un vecchio tirchio scorbutico, un Ebenezer Scrooge degli anni '80 come Jack Tramiel non aveva avuto paura di mostrare il suo sistema alla massa, nonostante l'esposizione a tutti i rischi, a tutto l'hacking che c'era, tutto quello a cui stanno attenti le case di oggi per impedirti in qualunque modo di entrare nei loro sistemi chiusi. Lui non aveva avuto paura di questo e ha creato uno dei sistemi più venduti sulla faccia della Terra e con cui ha fatto divertire mezzo pianeta sia a giocare ma soprattutto a sviluppare quello che voleva. E voglio concludere proprio questa storia, in parte anche un po' natalizia perché l'ho fatta apposta a farla uscire in questo periodo, parlando proprio di lui, perché è vero, la somiglianza tra Ebenezer Scrooge e Jack Tramiel, per come ve l'ho raccontata, è abbastanza tangibile, ma forse sotto sotto nel suo caso non c'è stato bisogno dei 3 fantasmi per vedere il suo lato buono. Una volta licenziatosi dalla Commodore, creò la sua stessa ditta e nel 1984 acquisì anche l'Atari Inc., che se la stava passando male subito dopo la grande crisi dei videogiochi che c'è stata nel 1983. Insieme a loro fece uscire il sistema 16-bit Atari ST, basato su un processore Motorola e diretto competitore sia del Macintosh che dell'Amiga. E come per la Commodore in passato, sotto la sua guida l'Atari andò bene in Europa. Purtroppo però il suo fantasma del passato venne a bussare alla porta, perché i rivenditori, ricordandosi come venivano trattati da Tramiel, cercarono di evitare di ma io posso fare tutto il video così, motino? Cercarono di evitarlo questo Atari ST, anche perché le vecchie esperienze lavorative con Tramiel venivano paragonate spesso a Attila l'Unno, a Jabba the Hutt e alcuni addirittura a Darth Vader, giusto per farvi capire il genere. Anche se molti altri, soprattutto chi ci aveva lavorato insieme, aveva un'idea diversa di questo burbero personaggio, dicendo che comunque Tramiel sotto sotto era in realtà un vincitore. E forse anche a me piace pensarla in questo modo, perché era un tipo veramente particolare. Quando si trovò a dover aprire una delle sedi della Commodore in Germania, dalla quale lui era stato prima invaso in Polonia, poi incarcerato, liberato agli americani e scappato, alcuni giornalisti gli chiesero: ma perché proprio in Germania dopo tutto quello che ha passato? Lei non dovrebbe avercela con i tedeschi? Lui disse una delle frasi che secondo me sono tra le più vere mai esistite, ovvero che non sono i tedeschi che hanno ucciso gli ebrei, ma sono le regole che lo hanno fatto. Secondo lui, i tedeschi seguono sempre le regole e quando le regole sono scritte da uomini pazzi, ecco che si creano delle catastrofi perché comunque i tedeschi seguono le regole. Adesso immaginatevi una persona che ha passato tutto quello che ha passato lui, che è stato messo ai lavori forzati, che ci ha perso una madre e un padre in giovanissima età, l'apertura mentale, l'obiettività che deve avere per affermare una cosa del genere. Oltre a questo, quel vecchietto burbero e tirchio sembra anche aver avuto un cuore, perché fu uno dei fondatori dello United States Holocaust Memorial Museum, aperto nel 1993, che andarono a cercare i militari dell'84esima divisione del plotone americano che liberò il loro campo di detenzione e riuscirono a trovare ancora in vita Vernon Todt, e alla sua morte nel 2003 lo stesso Tramiel personalmente incise una commemorazione sul muro memoriale del museo con su scritto: a Vernon Todt, il mio liberatore e il mio eroe. So che oggi abbiamo parlato di tante cose che magari voi vi aspettavate una storia completamente incentrata sul Commodore 64 come oggetto, ma ho voluto apposta parlarvi anche, fino praticamente a finirmi la voce perché ho iniziato alle 10 di mattina, sono le 4 di pomeriggio, ho voluto raccontarvi anche la storia degli attori, delle persone, di tutte quelle meccaniche che ci hanno dato alcuni degli anni a livello informatico più belli che mai rivedremo, perché è vero, è importante parlare della creazione, ma in casi come questo i riflettori vanno puntati anche sul creatore. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you. In a world of fun and fantasy and ever-changing views and computer terminals.